Stranamente mi sono incontrata con il pensiero del Papa. Quando è morto Papa Wojtyla, che è stato il mio settimo Papa, mi sono trovata a pensare perché lui voleva fare l'attore o il prete, e io da piccola volevo fare la ballerina o l'attrice, e ho pensato che era la stessa cosa, voler dare qualcosa di me a qualcuno. E praticamente quando ho sentito che De Sica cercava una ragazza per il tetto non mi sono lasciata sfuggire l'occasione. Ho chiesto a mia madre di accompagnarmi alla Titanus, non c'è più la Titanus purtroppo, ci sono tanti palazzoni, per incontrare il famoso commendator De Sica, perché avevo voglia di recitare. Da bambina recitavo nelle scuole e nella mia classe ricattavo anche le suore e praticamente volevo dare qualcosa di me agli altri, ma io adoro recitare, per me è come vivere tante vite. Non mi voglio commuovere, però incontrare solamente Vittorio De Sica era già una cosa importantissima, perché a quell'epoca poi incontrare un grande attore, un grande regista, non è come adesso, incontrare un'attrice per la strada è normale. Prima c'era anche il divismo e quindi andai io a cercare lui, sapendo che cercava una ragazza, sapendo di non essere però consona ai suoi... Lui chiedeva una ragazza diciottenne, un po' matura, mora. Io ero tutt'altro così, ero più una signorinetta, portavo anche i calzettini bianchi con le scarpe alla bebè, tipo come le sto portando adesso. Ed ero con una zazzeretta bionda, corta corta. E con mia madre andammo e De Sica aveva tante ragazze da vedere. E mi guardò e mi disse: sei Piccirilla o Piccirella, non mi ricordo come disse. E andai a casa e ce n'erano tante, tante di ragazze. Qualcuno faceva delle battute, lei commendatore non sa che cosa si perde. Io dicevo: come sono sfacciate, come si rivolgono a una persona così importante. Per me era, non posso dire Dio perché, però era inimmaginabile di poterlo incontrare. Ero già soddisfatta di questo, di essere entrata in uno stabilimento con le luci, con il regista, con il pubblico, perché anche quelle ragazze facevano da pubblico. La seconda volta andai perché mi fece chiamare Vittorio De Sica. Non aveva ancora trovato un'attrice che secondo lui avesse i requisiti giusti. Mi diceva sempre: sei piccoletta, hai 16 anni, ma come si fa? Io dico: non posso crescere all'improvviso, però mi piacerebbe tanto poter recitare. Di nuovo mi strinse la mano e andai a casa. Pochi giorni dopo un signore mi chiamò dalla produzione e il commendatore la vorrebbe rivedere, però dovrebbe passare dalla parrucchiera e tingere i capelli di nero. E per cui mi tinsi i capelli neri, 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 i capelli corti che avevo erano così buffi, neri. E mi richiamò e feci il mio primo provino con Tiberio Mitri. Ero rimasta un po' stordita perché lui di nome lo conoscevo, anche perché mio padre era un appassionato di ciclismo, Coppi, Bartali, e Tiberio Mitri era un grande pugile. E mi fece un provino e poi disse: grazie, grazie, vediamo un po'. E sempre un vediamo un po' senza darmi mai un risultato. E io ero abbastanza... non ero agitata, però stavo tutta tesa, sempre emozionata. Mi richiamò ancora Moretti al telefono, che era il direttore di produzione se non sbaglio, mi disse: il commendatore deve fare un provino, e mi fece fare recitare praticamente l'ultima scena del film, dove la Luisa, ogni volta che lo vedo mi ricommuovo, chiede: vengono le guardie per lasciare il tetto, perché allora c'era una clausola: se il tetto finiva con il tetto coperto le guardie non potevano buttarlo giù, si pagava solo una multa. E il finale era questo. Noi non facemmo in tempo poi nel film a finire il tetto, restò un buco in aria, però le guardie chiusero un occhio: dai Gabriella, perché ti devi commuovere? E io avevo un bambino in prestito, mi ricordo, questo è divertente, il primo bambino era un bambino piccolo e non pesava, poi si ammalò e una signora mi disse: tiè, pigliati questo, ed era un bambino molto più pesante e grosso che smocciolava dal naso e lo dovetti tenere con la testa girata. E così le guardie arrivarono e questo fu il mio provino. Dico di essere emozionata ogni volta per questo film, perché non solo faccio parte della storia del cinema, scusatemi la mia modestia,
immodesti anzi, del cinema italiano, ma della storia dell'Italia, perché ogni città come Roma, che ha 14 rioni, sono dentro le mura, i quartieri si sono creati fuori, Valmelaina, il Tufello, tutti quelli piccoli quartieri hanno creato, poi si è allargata Roma, come si è allargata Napoli, come si è allargata Milano, come si è allargata Bologna. E poi è arrivato anche Pasolini in questi quartieri, Rossellini, hanno fatto la città è diventata enorme. Prima non era così grande perché Roma ha 14 rioni e sono i rioni antichi. E ripartendo per i provini, De Sica spese tanti soldi per cercare questa ragazza, perché gli attori lo attaccarono durante il film e sospendemmo 2 volte il film, per la neve la prima volta, perché a Roma ogni 7 anni, io sono romana, sono sanlorenzina, ogni 7 anni nevica a Roma e quell'anno nevicò e ci fermammo per qualche giorno e stavamo girando proprio a San Lorenzo. Io abitavo un poco distante più là quando ero piccola. Poi mi ero trasferita al Flaminio e oltre la neve ci fu una contestazione da parte degli attori. Gli attori dissero che De Sica per risparmiare prendeva gli attori presi dalla strada e lui replicò, fece una conferenza stampa e disse: non è vero, perché io ho già speso 10 milioni solamente, i miei soldi sono solo miei, me li guadagno facendo dei film per cercare questa ragazza, una ragazza giusta, perché non è che voglio creare un mito, però la ragazza deve corrispondere a quello che io voglio fare del film. E con Zavattini, che insieme erano il massimo che si potesse chiedere dalla vita, io ebbi questa fortuna di essere scelta, anche se non ero l'ideale fisicamente, però De Sica seppe trasformarmi come un mago, mi camuffò e voi vedrete nel film com'è la pellicola, avevo una treccia grossa grossa dietro, nera, i capelli neri, mi scappavano da tutte le parti i capelli corti, crescevano piano piano ma non riusciva la parrucchiera ad infilarli dentro. E questi attori così non erano contenti perché De Sica dicevano che volesse risparmiare e lui ha dichiarato questa cosa, se le guadagnava veramente facendo dei film che forse lui manco amava. De Sica era molto sentimentale e emotivo come me, credo, e poi il cuore napoletano, si sa, è sempre pieno di tante tante cose. Comunque, finito il film, andammo a Cannes e Cannes fu la mia prima serata vestito da sera con papà De Sica che mi chiamava Pagnottella perché io ero paffuta, ero pressappoco lo stesso peso, ma all'età certo avevo un bel viso tondo e quello fu una serata, uno spettacolo. Avevo intorno a me Ingrid Bergman, Rossellini, Danny Kaye, Bella Darvi, attori, la Begun perché la Gacà non potette venire, e in vestito bianco, e De Sica mi disse: mi sembra di portare una sposa all'altare. E fu la mia prima serata, però non pensavo che potesse continuare perché dico sarebbe troppo bello. Mi piace recitare, però non è possibile. E De Sica mi disse: mi raccomando, non ti buttare via, non andare a nessuna scuola di recitazione, resta come sei, spontanea, istintiva. E io detti retta a De Sica, aspettai e venne il grido di Michelangelo Antonioni. E mi fece un effetto quando Antonioni mi chiamò, perché mi guardava e faceva così. E io dicevo: però questo signore è maleducato, perché non aspetta che esco prima di dire che non vado bene? Poi mi accorsi che dietro c'era qualcuno e quando sono uscita il giorno dopo mi ha chiamato, avevo capito che era un suo tic, però quando c'era di direzione il suo tic spariva, come Pietro Germi d'altronde nella Viaccia dei Bolognini, perché io ho fatto tanti film dopo. E Pietro Germi mangiava il sigaro tutto il tempo così, e quando era azione il tic spariva, è per incanto. Il cinema fa di questi miracoli. Dopo il tetto e il grido, come ripeto, io ho avuto un incidente bruttissimo di macchina, è scoppiato il parabrezza, allora non c'era l'airbag, ho avuto 33 punti sulla gola sinistra, 3 nell'occhio sinistro e non ci vedo più bene. Però dopo 2 mesi il grande Monicelli, che aveva fatto il suo primo film Costeno, mi volle nel Medico allo stregone. Un grande film, pieno di tanti attori. Io ero la parte di Marcello Mastroianni, c'era Marisa Merlini, Alberto Sordi, Vittorio De Sica che faceva lo stregone. Non ho detto forse che il titolo del film era Il medico allo stregone. Sono stata giorni fa per il compleanno di Monicelli e mi sono ritrovata in una locandina con Marisa Merlini
E però ho trovato tante persone che non ci sono più, il grande Sordi, De Sica, Mastroianni. Io devo dire, un po' di scongiuri l'ho fatti, però è stato bello. E dopo Monicelli è venuto Guardi il ladro e cameriera di Steno. Stranamente loro due avevano fatto il primo film insieme e Steno mi chiamò per Guardi il ladro e cameriera. E fu un continuo e passai dalla, diciamo, dalla tragedia alla commedia. Credo che anche Gasma debba ringraziare, ha voluto ringraziare Monicelli per questo, perché dal film drammatici Monicelli lo deviò verso I soliti ignoti, Brancaleone, quei film che sono piaciuti a tutti, sono grandi film. Vorrei tornare indietro dopo aver lavorato con De Sica, ricordo tutti gli altri registi e ne ho trovata differenza. De Sica era non solo maestro, era il cuore di ognuno di noi. E lui doveva far vedere come partorire a una signora che aveva già avuto un bambino. E noi restammo incantati, quasi tutti con lucciconi, fece le doglie. Praticamente lui ha partorito. Anni dopo l'ho rincontrato, dice, sai che quella bambino avrebbe 15 anni adesso, ridendo. E lui fece le doglie talmente bene che anche la truppa aveva luccicone agli occhi. E poi la mia grande soddisfazione era che De Sica disse, io sono soddisfatto di Gabriella. Gabriella è un'attrice nata. E l'altra grande soddisfazione è gli stessi attori che hanno contestato De Sica, perché ha preso degli attori presi dalla strada, nuovi, alla fine del film, dopo uscito il film, dissero dobbiamo ringraziare De Sica per questo dono prezioso che ha fatto al cinema italiano. Vi ringrazio.